Giulio, un pezzo di storia dell'hi-fi. Il brand. Esatto. Il brand Rega. Esatto. Per poi io considero i giradischi Rega un pezzo di storia dell'hi-fi, le elettroniche Rega un po' meno, perché sono arrivate dopo, insomma. Sono arrivate nel 1990, mentre l'azienda è del 1973. Esatto. Allora, io ricordo da ragazzino i giradischi Rega che erano, diciamo, in cima alla mia lista di desideri, e infatti ce l'ho anche avuto. Sì, anche. Planar 2, Planar 3, braccio Rega RB250, RB300, poi ce li ho avuti i bracci anche su giradischi non Rega, pesantemente modificati da un'azienda inglese che si chiamava Origin Live. E basta, perché bello, sennò poi bellissimo. non ci seguono. Basta, allora subscribe, campanella, seguiteci, a tra poco. Ciao! Ciao! Allora, quindi ti ho interrotto prima, ma perché dobbiamo raccontare bene la storia della Rega, che è un po' la storia dell'hi-fi inglese. Mi è venuto in mente una cosa, Giulio, che chi ci aveva tanti soldi si comprava il Sondek, che costava tantissimo. Chi ce ne aveva un po' di meno, il Sondek me lo sono comprato 20 anni dopo, aveva come scelta Rega e alcune altre aziende inglesi, ma diciamo che erano un po' questi due i poli verso i quali orientarsi. Infatti io ricordo perfettamente di essere passato da un Technics a trazione diretta al Rega Planar 2 con il braccio RB250, e obiettivamente era un salto enorme. Sì. Non che il Technics andasse male, ma suonavano proprio in maniera completamente differente. Sì, suonavano meglio dei Torrens, almeno secondo il mio giudizio. Io ho avuto anche un TD 160 e poi ho cambiato con Rega. Torrens non ce l'ho mai avuto. Sì. Ce l'ho avuto prestato per qualche tempo, ricordo, però no. Lì la scelta era un po' quella, il Sondek non c'aveva i soldi, c'era Rega, poi c'era Torrens, tra quelli che combattevano la trazione diretta dei giapponesi con la trazione a cinghia, no? Il Rega era una geniale intuizione, il giradischi, quello iniziale, il Planar, del progettista, del patron della Rega, che si chiamava Roy Gandhi, che aveva fatto questo studio fino ad arrivare a questa sorta di distillato del giradischi a trazione a cinghia, a telaio rigido, quindi una cosa ridotta all'osso, realizzata benissimo. Quindi con un budget relativamente modesto uno si portava a casa un giradischi molto ben suonante. Sì, tra l'altro la grandissima intuizione era quella di fare un telaio leggero, perché poi i Rega sono tipicamente leggeri, quindi si abbandonava completamente la struttura del telaio rigido pesante per andare verso un'idea totalmente rivoluzionaria. Rivoluzionaria, come rivoluzionario era il braccio, perché il braccio, l'RB250 o l'RB300 erano veramente per l'epoca, proprio li vedevi come forma che erano differenti dai bracci. Differenti. Comunque veniamo alle elettroniche. Allora, la mia esperienza di elettroniche, per modo di dire, Rega è con un lettore CD, ed è stato forse l'ultimo lettore CD importante che ho avuto, si chiama Isis. Era un affare realizzato con... ancora, perché è ancora in produzione. Magari il modello che avevo io era di più di 10 anni fa. Era realizzato con la logica costruttiva del carro armato. Cioè per spostarlo servivano 2 persone. Mai visto un lettore di CD così imponente. Però ricordo che fece letteralmente a pezzi il Gryphon Mikado MK2 che avevo. Una qualità di lettore di CD mai più raggiunta, almeno a casa mia. Però qua invece parliamo di amplificatori. Sì, allora la gamma è fatta da una serie di amplificatori, dove il più piccolo è l'IO, quello da meno di 30 watt, che è half size, classico inglese. Sì. Poi ce n'è un altro leggermente più grande, sempre half size, e poi questo che è il primo amplificatore 43 cm. E questo qui c'ha un fratello più grande, se non ricordo male. Helicit. Allora, questo Helicit è stato il primo amplificatore della Rega del 1990, poi nel 1991 è uscito anche questo. C'era l'Elex R, e poi questo è l'Elex MK4. Questo è l'MK4 che
conserva il nome, conserva il contenitore, ma all'interno per esempio c'è il DAC che prima non c'era, c'è tutta certo. una serie di cose che lo hanno modernizzato. Perfetto. Okay? Parliamo di un amplificatore che costa? Costa 1.500 1.500 euro. Nella gamma della Rega ci sono anche dei prefono, ci sono parecchi prefono, e lettori di CD ce ne sono in tutto 3, tra cui c'è l'Isis addirittura valvole. Addirittura. Isis e valvole e si caratterizzano per il caricamento dall'alto. Sì, pure quello che avevo io si caricava, c'era un coperchio che faceva su e giù. Molto simile. Sì. Allora però veniamo a questo amplificatore Elex MK4 che è un 72 watt a canale. Quindi più che sufficienti a pilotare quasi qualsiasi cosa. Alcuni ingressi linea, un ingresso è un eccellente ingresso fono perché l'abbiamo provato. Sì, lo stiamo provando con il giradischi e devo dire che è molto performante, ma del resto da Rega uno se lo aspetta, insomma. Bravo. Telecomando. Eccolo qua, carino. Tasto molto semplice nell'estetica, tasto di accensione, uscita cuffia, selettore degli ingressi e poi l'unica concessione al vezzo è questo, il marchio che si accende. Il retro illuminato in rosso. Esattamente. Estetica che a te non ha fatto impazzire. No, per niente. Per niente, io invece la trovo piuttosto sobria ed elegante. Certamente non è un amplificatore che fa di tutto per farsi notare, anzi il contrario, fa di tutto per non farsi notare. Però io lo trovo garbato. Sì, scompare. Esatto. Hai detto giustamente tu, per chi si aspetta per 1.500 euro brillantini, super luci, grandezze, questo non è esattamente quello. Mi viene da pensare, per contrasto, all'Advance A10 Classic che abbiamo provato qualche tempo fa, con i V-meter, le lucine e tutto quanto. Questo va proprio nella direzione esattamente opposta. Però mi piace tanto questa enorme sensazione di solidità che trasmette. Questo sì. Lastre spesse così, cioè questo veramente ti dà l'idea di una cosa fatta per resistere nel tempo. Sì, e poi è una scelta, allora, anche se non mi fa impazzire, esteticamente è una scelta che da un certo punto di vista approvo, perché adesso stanno cercando di fare di tutto per fare delle estetiche che sullo scaffale compaiono, no? Sì. Questa è la scelta della persona che sa qual è il suono Rega e non ha bisogno delle lucine, insomma, è molto understatement britannico. E poi in fin dei conti, se vogliamo parlare di qualità, io preferisco ovviamente senza dubbio avere una migliore qualità e un'estetica meno raffinata piuttosto che il contrario, ecco. C'è una cosa che a me ha lasciato un attimo dubbioso. Sì. Ha un DAC a bordo, sì, che è una rarità, diciamo una rarità, è una novità per Rega. Quello che mi ha un po' lasciato perplesso è l'assenza della connessione USB. Cioè qui c'è un ottico e un coassiale. Ora è vero che moltissime sorgenti escono in formato coassiale. Mi immagino ad esempio i lettori di CD, quindi possiamo supporre che un signore che si compra questo apparecchio magari ha un lettore di CD di qualche anno, ne preleva il segnale via coassiale e va su un DAC un po' più moderno e performante che è quello che sta qui a bordo. Possiamo immaginare che il connettore ottico serva per collegarlo alla televisione, anche se non essendo l'HDMI ARC che ha la comodità del telecomando, devi usare un telecomando e poi un altro telecomando, un po' scomodo. Però togliere di mezzo l'USB lo trovo un po' penalizzante. Però penso ad esempio che magari, ecco, su una macchina come questa, un WIM che esce con il coassiale, va perfetto, quindi lo abbiamo utilizzato anche con diversi diffusori, direi che se l'è cavata sempre molto bene. Io direi che tu possiamo sei pronto? Perché io so già che cosa c'è dentro. Va bene. Tra poco, ciao. Allora Giulio, la prima cosa che devi inquadrare è questa scritta. Eccola qua. Lascio a te la gioia di descriverla. Allora, questa scrittina che abbiamo visto sulla grande PCB di questo apparecchio reca la firma TB, che
a questo punto non possiamo pensare altro che sia quella di Terry Bateman, che è il progettista, insomma il guru delle elettroniche Rega, che fa un riferimento secondo me un po' sarcastico alle EL34, cioè i tubi, e dice ma ci bastano 17 watt? Probabilmente riferendosi al fatto che appunto il suo integrato, che stiamo cominciando a inquadrare adesso, è un integrato parecchio più potente. Che ne ha ben 72. Allora, eccoli qui, questi non so che marca sono perché sono Allora, coperti. Sanken, io l'ho letto da qualche parte che sono Sanken, ma Sanken, magari sono degli altri no, Sanken. sì, bravo, perché S comincia vedo, qua sì. e la N finisce qui, Quindi Sanken lo sono. Possiamo fare un'altra considerazione ancora, perché l'amplificatore più grande di questo, che si chiama Illicit. Licit, secondo me, che ha lo stesso, l'ho detto, identico contenitore, condivide proprio anche la parte dissipatrice. Le parti dissipatrici sono questi due grossi monoliti in alluminio, Sì. e infatti possiamo vedere che qui c'è lo spazio per una coppia di transistor finali, ma qua c'è la impanatura per un'altra coppia, e quindi per certo l'Elicit, che è identico anche dal punto di vista delle funzioni e della versatilità, ha un trasformatore più grande e un'altra coppia di transistor. Che Del infatti, resto, sì, la motherboard, come possiamo vedere, attorno al trasformatore ha spazio. ha spazio, per cui è facile ipotizzare che nel modello Elicit il trasformatore sia un po' più grande e va a, diciamo, coprire lo spazio disponibile qua attorno e può permettersi a quel punto di reggere la seconda coppia di Esatto. transistor. Allora, quello che ho immediatamente sensazione aprendo questo amplificatore è che lo abbia progettato qualcuno che davvero sa di che cosa parliamo. Beh, ma insomma, quel signore non è l'ultimo arrivato, Esatto. assolutamente. Allora, i condensatori sono marchiati Rega, 10.000 microfarad, 50 volt. Eccoli qua. Eccoli qua, 1 e 2, con i diodi del ponte raddrizzatore che sono questi 4, sì, e poi tutta una serie di altri condensatori più piccoli fino ad arrivare a questi, che per certo fanno le alimentazioni delle tensioni più piccole, ok? Ok, perfetto. Poi c'è una sezione che è quella di preamplificazione, che è fatta a discreti, che è questa, e come potete vedere è completamente dual mono, perché è simmetrica, esatto, un canale e l'altro canale. Stessa cosa dicasi per le sezioni finali, che sono anch'esse a discreti, eccoli qua, questi sono dei transistor SMD, questa è tutta in costruzione SMD. Quindi queste due sono uguali. Uguali. Una E 2. e 2, che sta di qua. Esatto, con i relè di protezione. Notare come i cavi che provengono dall'alimentazione sono di sezione più piccola di quelli che poi sono di potenza, che sono dei cavi speciali. Eccoli qua, cavi molto grandi che finiscono uno qua e il marrone, eccolo qui. Stavamo notando anche il fatto che estrema cura sui binding post, sui connettori di uscita, vedete che c'è una saldatura, sebbene siano filettati, non hanno messo l'occhiello e poi il bulloncino per chiuderli, ma hanno preferito saldarli. Proprio qui dietro, bravo che sei arrivato qua, c'è sia la sezione del telecomando, quindi la logica del telecomando, e ce ne accorgiamo perché c'è questo filo che parte da qui e arriva fino al potenziometro, sì, ok? E poi qua c'è il chip Wolfson, eccolo qua, quindi questa è tutta la sezione DAC, e questa qui invece è la sezione di controllo, che attraverso questa piattina multifilare arriva fino al pannello frontale e a questo circuito stampato, dove dietro ci sono tutti i LED di indicazione dell'ingresso, che sono questi qua. Lì sotto, sicuramente Giulio ce la fai a farla vedere, c'è il sensore IR, eccolo qui, ok, e poi qua c'è questo bel sistema per la manopola del volume, che è
classico potenziometro, non ci giurerei che questo è un Alps, potrebbe non esserlo. Secondo me no. Potrebbe non esserlo, però c'è questo, come lo vogliamo chiamare? Tu che sei più bravo con le forme. È questo disaccoppiatore Sì, forse? il disaccoppiatore, e qui c'è la manopola del volume con la brucolina che serve per toglierla, qua. Amplificatore per cuffia dall'altra parte che, siccome vedo queste resistenze al 99%, è sfioccato dalle uscite, eccolo qui, e infatti qua vediamo headphone, questo filo rosso, qua c'è scritto headphone left, vedi? Sì. E infatti filo rosso, filo rosso, finisce qua. Ho stadiofono fatto a operazionali con un doppio stadio, eccolo qui, e poi tutti i relè che servono per fare lo switch degli ingressi. Trasformatore toroidale grande, non enorme, ma per 70 più 70 watt è giustamente dimensionato, con le uscite di potenza e le uscite per i servizi. Adesso io lo girerei, Giulio, perché così facciamo vedere il pannello posteriore. Eccolo qua. E quindi abbiamo ingressi dal fono a ingressi linea, quindi il fono 1, 2, 3, 4 ingressi linea. C'è un preamp output e un Esatto. record output, che sebbene io non l'abbia mai utilizzato, però qualcuno dei nostri follower ha detto che è utilissimo e quindi ci Si fa è anche piacere. imbizzarrito perché noi abbiamo detto che non sappiamo bene a cosa potesse servire, Si è perché oramai... arrabbiato, vabbè. Comunque. Poi c'è la sezione, eccola qua, digitale, optical input e coaxial input, e poi questi bei connettori di potenza. Sì. Questo è banana, forcella e cavo spellato. Sì. Inediti, non l'abbiamo mai visti così. Sì. E poi la classica vaschetta d'alimentazione con il fusibile. Fusibile. Da notare che, facciamo vedere questo e poi andiamo all'ascolto, il coperchio è in metallo molto molto pesante. Sì. Del resto tutto il contenitore deve contribuire alla dissipazione, compreso il coperchio superiore. Perfetto. Io volevo fare una piccola inquadratura qua. Rega Research Southend-on-Sea Essex, e questo ci testimonia che la costruzione di questo oggetto non avviene in Asia, ma avviene nel Regno Unito. Ok, allora, cari amici follower, ci siamo? Sì. L'ascolto sarà estremamente interessante, già lo so. Seguiteci, ciao. Ciao. Che fai? Siamo lì, mi hai lasciato gli appunti. Sì. Perché dubiti che io mi ricordo? Sai che dubiti bene, perché non mi ricordo. Figurati io. Anche perché una cosa mi sono chiesto, e ho visto il sito Rega, forse non ho visto bene, non ho capito che gli è passato per la testa quando hanno coniato tutti questi nomi. Perché se tu leggi questi nomi, sì, sono un po'... Isis, Brio, Elex, Elicit, Aetos, Osiris, potrebbe essere. Iside, Osiride. Vabbè, non ce lo chiediamo. No. Non ce lo chiediamo. Anche perché alla fine quello che a noi interessa è la consistenza. Che cos'è il prodotto, poi che si chiami in un modo, che si chiami in un altro, questo è una cosa che a me interessa relativamente. Se non per fare la battuta stupida all'inizio. Certo. Se ha un nome compatibile con la battuta io sono più contento. Giusto. Quindi è un appello per i costruttori a cercare di fare dei nomi che mi permettano di fare la battuta stupida. Quindi costruttori, telefonate a Giancarlo prima di assegnare il nome e così potete mettervi d'accordo. Bravo. Allora, è un amplificatore, mi viene da dire, di scuola inglese, dove si riconosce la scuola inglese e si riconosce anche un grande senso del ritmo. Moltissimo.
Moltissimo. Un amplificatore che per quanto provenga dalla stessa terra è piuttosto diverso dagli Exposure che abbiamo provato. Sì. Ecco, una scelta diversa. Come scegliere, mi viene quasi a dire una stupidaggine fra Coca-Cola e Pepsi, nel senso che sono tutte e due delle bibite simili, ma alla fine Sì. al palato poi Risultano diverse. molto diverse. Sì. Tu cosa ne pensi, Giulio? Dunque, penso che dal punto di vista sonico la comparazione evidenzia il fatto che questo Rega, secondo me, privilegia moltissimo il senso del ritmo, con tutte le sorgenti. Adesso stiamo ascoltando il giradischi, ma anche sulle sorgenti linea, hai la sensazione di un amplificatore molto veloce, molto in grado di trasmetterti la velocità, il ritmo della musica. Mentre invece la cifra stilistica dell'Exposure era una ricerca di un certo tipo di sonorità che a me piace molto, che però veniva applicata in maniera esaustiva un po' ovunque. Però la sensazione, confrontandoli, è che quello fosse un amplificatore meno veloce, non sto dicendo più lento, sto dicendo meno veloce. Quindi, pur ribadendo la correttezza di impostazione dell'Exposure, qui ho la sensazione che, quantomeno a me, la prima cosa che ho notato è questo timing. Sì. Qualche volta qualche recensore usa dire ti fa venire voglia di battere Sì. il ritmo. Però è un amplificatore che bada al sodo, che bada Sì. all'ascolto della musica, al coinvolgimento che ha l'ascoltatore, e questo mi sembra una cosa assolutamente intelligente e giusta da fare rispetto magari a tanti altri che con una cifra simile tentano di essere più vicini a un ascolto, passatemi il termine, high-end, ma quando high-end non se lo possono permettere, quindi magari tirano fuori di più i dettagli, spesso però peccando di presunzione. Sì, ecco, è vero. perché è non vero. è facile tirare fuori un dettaglio per bene, poi ti può piacere o meno, ma lo devi tirare fuori per bene, e quello poi significa degli investimenti molto importanti dal punto di vista della progettazione. Certo. E non so poi quanto abbia senso, perché a me un ascolto del genere potrebbe bastare a se stesso. Sì, sì, più che sufficiente. C'è una cosa di questo amplificatore, ma lo metto in compagnia di parecchi altri, che a me lascia un po' dubbioso, riguarda il fatto che, come dicevamo in apertura, questo amplificatore fa un po' di tutto per nascondersi, ovvero non ha caratteristiche all'ultimo grido, non ha un'estetica che si fa riconoscere. Ripeto, a me piace, ma stiamo parlando proprio di un oggetto quasi mimetico, elegantissimo, sobrio, fino quasi all'eccesso. Mi chiedo poi se questi oggetti vengono riconosciuti dal pubblico. Cioè, purtroppo oggi siamo in un mondo in cui la raffinatezza non paga, e questo è un amplificatore che gioca tutte le sue carte sulla raffinatezza, su un certo tipo di suono, perché poi lucine, streaming, Bluetooth, tutte quelle robe lì non ci sono. È un amplificatore sostanzialmente che avresti potuto acquistare negli anni 90, Sì. a meno di questo DAC senza l'USB. Per cui, ecco, mi domando proprio dal punto di vista dell'argomento di vendita, come credo che dicano quelli del marketing, Esatto. che cosa può proporre. A noi fa piacere poter contribuire a farlo conoscere, speriamo, magari qualcuno guarda la nostra video recensione e dire che è un apparecchio assolutamente meritevole di considerazione, ma non per chi vuole il gadget, perché questo del gadget non ha nulla, questo è proprio suono e basta. E suona e basta. Poi è un po' l'essenza di quello che dovrebbe essere l'hi-fi, no? Perché Sì, è che però purtroppo nel corso degli anni
ha perso completamente il centro, questo mondo dell'audio, e quindi il suono è diventato quasi marginale e i numeri, le lucine, i display, le caratteristiche, le connettività sono diventate la cosa più importante. Questi signori di Rega, come alcuni costruttori, secondo me illuminati, dicono no, a noi di quella roba non ce ne importa niente, se volete andatevi a comprare un altro tipo di prodotto, per noi conta il suono. Però la cosa che mi piace, ecco, è che sapendo cercare, andando a cercare, tu puoi ancora oggi confrontare dei suoni. Poi sei padronissimo invece di dire a me del suono non me ne importa niente, io voglio confrontare i display, voglio confrontare quanto oversampling fa o roba di questo genere. Però poi esiste un altro mondo di oggetti, forse un po' più anonimi, forse meno appariscenti, dove tu confronti il suono. Però Giulio, permettimi, questo è un mondo nel quale purtroppo si vende sempre di più lo sconto e si vende sempre di meno la consulenza. Questo apparecchio, come tanti altri che brillano di meno sullo scaffale, sono poi apparecchi estremamente validi dal punto di vista sonico che vanno saputi presentare, e quindi è qui che entra in gioco il ruolo del negoziante, che non deve vendere il chilo o lo sconto, ma che deve saper orientare l'appassionato che entra in negozio rispetto alla migliore scelta per lui. E quindi qui vengo alla mia seconda considerazione, cioè non si può comprare in rete comprando lo sconto, perché comprando in rete comprando lo sconto si rischia poi di prendere un grosso abbaglio, oppure fare quella che è una cosa secondo me estremamente scorretta, cioè andare a sentire l'apparecchio dai pochi negozianti illuminati rimasti e poi cercare lo sconto in rete, perché così risparmi i 50, i 100 euro, perché tanto con un prodotto del genere non è che puoi risparmiare molto di più, e quindi poi mortificare e sacrificare il lavoro di quel negoziante che ti è stato appresso magari giorni per farti sentire qual è il prodotto che ti piace di più, con casse diverse, magari con cavi diversi, e poi tu lo tradisci biecamente perché ti vai a cercare i 50 euro. I 50 euro che ti vende quel negozio che sembra un supermarket, che invece dovrebbe essere una boutique per tutti, nella quale poter scegliere il prodotto che fa meglio per te. E quindi scusate se ci siamo un po' dilungati rispetto a questo, ma questo amplificatore in particolare, ma come del resto l'Exposer e come del resto alcuni altri che sono entrati in questa sala d'ascolto, sono più di altri bisognosi di una presentazione, di un cappello introduttivo, di un percorso sonoro, di conclusioni che abbiano un senso rispetto al cliente che voi siete. Quindi, caro Giulio, ascoltate e sotto questo punto di vista ascoltare questo Rega è stato un piacere. Sì, è stato proprio un piacere, anche perché, se devo dire una cosa, alla fine ci sono tanti suoni diversi, suoni moderni, suoni più accattivanti, più radiografanti, ce ne sono tanti, ma questo suono ritmico che ti coinvolge e che mi ricorda i primi amplificatori inglesi che io sentivo rispetto a quelli giapponesi e che mi hanno fatto innamorare dell'amplificazione inglese, sì. È un suono estremamente coinvolgente, bello, frizzante, stimolante, ecco. E a questo punto puoi dire che sull'altro piatto della bilancia la presenza del chipset Wolfson un po' vecchietto pesa? A me personalmente non mi sposta nulla, nel senso, io questo amplificatore lo sceglierei a dispetto della presenza del Wolfson. Chi se ne frega? Io personalmente ce lo toglierei proprio il DAC, cioè personalmente, perché poi mi rendo conto che ci va messo, che tutto quello che volete, è quasi un omaggio, è quasi un omaggio, però è molto bello l'ingresso fono, e quindi l'ingresso fono è giusto che sia bello, anche perché che ti metti un fono esterno. Invece il DAC, siccome evolve continuamente, ha senso.
Allora, subscribe, campanella, social, Twitter, mi raccomando il sito, fateci pubblicità. Ciao. Ciao.